Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Siamo tornati a settembre finalmente, quindi anche i video tornano alla normalità, quindi cercherò di farli uscire il lunedì e il giovedì. E oggi veniamo al wrap up, quindi il riassuntone delle letture di luglio e agosto. Luglio e agosto insieme perché a luglio in realtà ho letto pochissimo, quindi ho deciso di accorpare due video perché tanto era inutile fare un video dove avevo letto due cose. Cominciamo subito. Io ho deciso di rileggermi tutti i miei Thor perché li avevo letti un po' sparsi, quindi ho deciso di rileggermi in ordine cronologico ed ho cominciato a luglio con questi 4 volumi. E poi ho letto l'uno della nuova runner di Thor. Di questa nuova runner ve ne ho parlato, quindi vi lascio la video recensione nelle schede giù nell'info box. Dei 4 volumi di Thor in realtà non vi dirò molto. Se siete curiosi di avere maggiori informazioni, se qualcuno vuole leggere Thor, scrivetemelo in un commento perché sono numeri più disparati e lontani tra loro e ovviamente usciti già da un po'. Comunque andrò sicuramente avanti con la rilettura generale di tutti i miei volumi di Thor e magari vi porterò qualche recensione solo di quelli più interessanti o comunque insomma magari di quelli disegnati da autori italiani, perché no. Quindi passiamo alle letture vere e proprie. Ho deciso, ahimè, devo dire, di leggermi questo qui, un sacchetto di biglie, che in realtà non è mio, è un prestito, ve lo faccio vedere così, scritto da Gioffo, non so se si pronuncia così, che è uscito al costo di 4,90 €, ripeto, è stato un prestito. Ho detto ahimè perché il libro di per sé è molto bello, in realtà, è un'autobiografia e racconta di questo quando scrivo ormai uomo ebreo che durante l'occupazione nazista in Francia è obbligato praticamente bambino a scappare. Di per sé la storia è molto bella e rispetto a molte cose che ho letto nel passato è anche raccontata in maniera molto quasi divertente, allegra, leggera. Anche le situazioni un po' più pesanti vengono filtrate da questo punto di vista di questo ragazzino praticamente, però non era proprio una lettura adatta post-Covid, perché malgrado il racconto fatto in maniera molto leggera, questo momento, dopo la chiusura e tutto quello che abbiamo passato, io ho bisogno di letture molto molto leggere, magari anche trash, ma non cose troppo pesanti. E quindi ho sofferto molto anche nella lettura di questo, malgrado, ripeto, sia una lettura in realtà molto leggera, cioè raccontata in maniera molto leggera, malgrado poi racconti, insomma, vicende tragiche. È, ripeto, un'autobiografia, quindi l'autore racconta della sua storia, della sua vita, e forse anche il fatto che quando comincia praticamente l'età di mio figlio, insomma, racconta di quando comincia a scappare e che, insomma, mi ha colpito particolarmente. In realtà lui fortunatamente non subisce la carcerazione in un lager, ma comunque la fuga non è assolutamente delle più piacevoli e vive tutta una serie di vicissitudini sicuramente non piacevoli. Toccante il capitolo finale dove lui ormai adulto si rallegra del fatto che i suoi figli non dovranno passare quello che lui ha passato. Insomma, sicuramente il capitolo finale è molto molto toccante. Un'ottima lettura che vi consiglio se siete appassionati di questo genere di letture, anche proprio per il fatto che è un modo di scrivere completamente diverso da quello a cui siamo abituati, però per me, visto il momento, no. Ho sicuramente bisogno di cose più leggere. Comunque un'ottima lettura e una lettura più allegra rispetto alle altre biografie, insomma, più famose di vittime del nazismo, quindi sicuramente un libro che vi consiglio. Ho letto poi, grazie alla Mondadori, i 4 primi volumi della serie di Monstress, che è una graphic novel, un fumetto, chiamiamola come volete, di cui non ho il cartaceo con me, comunque vi metto qui almeno la cover del primo numero, di questo trovate la recensione sul canale, comunque ve la linko su nelle schede e giù nell'info box. È assolutamente una storia fantastica, scritta veramente bene, molto complicata, quindi anzi, io ve lo dico subito, le letture che ho fatto questo periodo non sono letture da fare a cuor leggero, sono tutte letture abbastanza impegnative, sicuramente Monstress lo è, richiede da parte del lettore molta attenzione, non è una lettura adatta a tutti, proprio perché nella storia ci sono molte scene di violenza, molte scene molto esplicite, però è una lettura sicuramente affascinante. È un fantasy con tantissimi elementi all'interno, ci sono creature antropomorfe, ci sono moltissime citazioni della cultura orientale, insomma un po' un calderone, e anche la storia è un calderone, nel senso che
è molto complesso, c'è un world building molto complesso, sicuramente un world building studiato, strutturato molto bene, e di cui insomma il world building è sicuramente il punto di forza, ma anche i disegni eccezionalmente belli sono sicuramente uno dei punti di forza di questa serie. A ottobre dovrebbe uscire anche il quinto volume, quindi se siete amanti delle graphic novel, se siete amanti del fantasy, e anche del fantasy insomma non proprio leggero ma anche che nudo e crudo, è sicuramente una lettura che vi consiglio. Però proprio perché ci sono molti elementi di violenza, insomma è una storia un po' complicata, vi rimando alla recensione dove entro un po' più nel dettaglio dei pro e dei contro di questa storia. Comunque è sicuramente una storia a cui buttare un occhio, se non altro per la bellezza incredibile dei disegni. Altra lettura fatta in questi 2 mesi è, ve ne ho già parlato, La città di Ottone, il primo di una trilogia, è il primo appena uscito in Italia in questa versione della Oscar Mondadori, che è qualcosa di meraviglioso. Guardate questa è sotto la sovracoperta, ma insomma il libro è veramente bello. È uscito al costo di 22 € per un po' più di 500 pagine, circa 530 pagine, sicuramente 22 € visto la bellezza estetica del volume sono assolutamente ben spese. Il libro viene presentato come ispirato ad Aladino, in realtà come ho già detto nella video recensione, che comunque vi metto su nelle schede e giù nell'info box, in realtà sono le atmosfere, le ambientazioni di Aladino. È molto più complesso e ha comunque una storia completamente diversa rispetto a quella di Aladino. È ispirato a un fantasy, è uno young adult fantasy ispirato alla mitologia islamica e pre-islamica, quindi per questo sicuramente un libro diverso dal solito, comunque con molti elementi diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. È sicuramente per il world building un libro che vi consiglio proprio perché ha queste ambientazioni arabeggianti, infatti è ambientato in un Egitto dell'800 e quindi ha queste ambientazioni arabeggianti molto belle. Però in realtà, mentre Aladino è una storia, un romance, qui il romance è sicuramente il punto debole di tutto il libro. Assolutamente, diciamo, la nota negativa del libro, perché non è un romance molto sviluppato, molto forte, ma il punto di forza è sicuramente il world building, appunto ispirato a questa mitologia a cui noi di solito non siamo abituati. Insomma non arrivano da noi tantissimi libri ispirati a questo tipo di mitologia, quindi sicuramente da questo punto di vista un libro innovativo, ma un libro con un world building incredibile, veramente fatto bene, ambientato, appunto abbiamo detto all'inizio, in un Egitto dell'800, poi l'avventura si dipana nel deserto fino ad arrivare in questa città fantastica immaginata dall'autrice, che è Devabad, dove vivono appunto tutti gli esseri appartenenti alla mitologia islamica e pre-islamica, e qui si instaurano tutta una serie di rapporti tra le varie razze, e il libro, diciamo, pone le basi sui rapporti appunto tra le varie razze, ma soprattutto sui cattivi rapporti tra le varie razze e sull'incapacità appunto di comunicare, che è sicuramente un libro che fa dell'intreccio politico e della rivalità il suo punto di forza. Quindi è sicuramente una fantasy che vi consiglio, a condizione che non cerchiate il romance, ovviamente. Aspetto con ansia l'uscita del prossimo volume di questa serie, sperando in un'edizione all'altezza di questa che spero la Mondadori ci porterà, ma penso che dovremo attendere fino all'anno prossimo, anche se in lingua è appena uscito. Ad ogni modo, se siete incuriositi da questo libro e volete saperne di più, vi ripeto, c'è la recensione sul canale. Altro libro, sempre in prestito, letto questo periodo, è I Quezzali del Virus. Me l'hanno prestato, mi hanno detto leggitelo. È un libretto che si legge praticamente in mezz'ora, 40 minuti, perché ha 143 pagine, ma scritte in maniera molto piccola. Scritto da Scanzi, è uscito al costo di 12 €. Io probabilmente mi aspettavo molto più un recap della situazione del periodo del coronavirus. In realtà è più un recap dei social, della vita sui social nel periodo del virus. Ho apprezzato sicuramente la parte iniziale dove Scanzi appunto dice che è facile giudicare adesso quello che è successo allora, un po' meno tutto l'innumerevole elencarsi dei vari post su Facebook e quant'altro. Ci sono stata lontana sotto il virus e me li sono andati a leggere tutti insieme dopo.
quindi non so se consigliarvelo, non so se magari può essere la lettura adatta a voi, sicuramente almeno è un libro che si legge in maniera molto 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 veloce. Dopodiché sono tornata ai miei fantasy. Quest'estate è stata per me l'estate dei fantasy, proprio perché dovevo uscire da tutta questa situazione probabilmente mentale della chiusura, quindi a parte insomma un paio di libri in cui ho trovato più difficoltà nella lettura, mi sono ridata appunto al fantasy. Ho letto Once and Future, anche di questo c'è sul canale la recensione, probabilmente a questo punto mi saranno finite le schede, comunque trovate tutte le recensioni giù nell'info box. È il primo volume di una serie edita in originale da Boom Studio e in Italia è uscita per edizione BD in questo formato, che io devo dire il formato non ho apprezzato tantissimo, uscita al costo di 15 euro inflessibile. Io ho un po' la fissa dei cartonati, quindi non ho amato tantissimo, anche perché con il tempo l'usura a orecchio di me si sta un po' rovinando. Peccato. Ad ogni modo è una storia a cui ho dato 5 stelline, quindi ve la straconsiglio, è sicuramente una delle letture migliori fatte in questo periodo, forse è proprio la lettura migliore fatta in questo periodo, quindi se tra tutti i libri e i fumetti di cui vi parlo oggi dovessi scegliere un libro da consigliarvi è sicuramente Once and Future. Ho preso questo libro perché è disegnato da Dan Mora, Dan Mora autore già di Buffy, sapete insomma se mi seguite l'amore immenso che ho avuto per il reboot di Buffy, quindi sono andata a prendermi questo volume qui, che è il retelling di Re Artù ambientato in giorni nostri. È in realtà un'avventura nuda e cruda, ha anche rispetto ai film di avventura, anche quelli un po' comici, la struttura, ci sono i due protagonisti, o meglio il protagonista e la spalla, che si fanno battutine qua e là e corrono lungo l'avventura, quindi un insieme, un susseguirsi di momenti di azione. E l'ho adorato, è una scrittura assolutamente brillante, meravigliosa, e la forza di questo fumetto è nei due protagonisti che sono Duncan, questo qui, rosso di capelli, professore, aitante nel fisico ma un po' scemotto, un po' alla Thor, quindi se conoscete la mia grande passione per Thor, per questi uomini aitanti e non proprio uccelli, infurbizi, intelligenza, potete immaginare quanto l'ho amato. A Duncan si affianca la nonna, questa donnina Brigitte, che qui la vediamo puntare la pistola al nipote, una donnina molto arzilla. Nella prima scena, insomma, la troviamo subito intenta a rollarsi una sigaretta nel centro anziani, che è stata per tutta la vita una cacciatrice di mostri, all'insaputa del nipote Duncan, nipote che lei ha cresciuto, quindi ad un certo punto, ormai in vecchiaia, si troverà ad affrontare una nuova minaccia e chiamerà in soccorso, ma direi non in soccorso, un po' così come spalla, un po' così come aiutante, perché poi insomma lei è una che se la cava benissimo da sola, il nipote Duncan, che passerà tutto il volume a bocca aperta, non credendo ai propri occhi a quello che succede. Per fortuna è un aitante protagonista, per cui un po' qua e un po' là se la cava e riesce a sopravvivere alle vicissitudini. È un retelling di Re Artù perché i due si troveranno a cercare un manufatto, in particolare, no, non ve lo dico che cos'è perché sarebbe spoiler, comunque un manufatto legato alla figura di Re Artù, e si troveranno ad affrontare una serie di figure che derivano appunto dal ciclo arturiano. Io di più non posso dirvi perché sarebbe un immenso spoiler. L'unica cosa che voglio dirvi è che i disegni di Dan Mora sono meravigliosi, accompagnano una storia già di per sé molto bella con questi appunto disegni che la rendono ancora più accattivante. È un fumetto che vi farà sicuramente tanto ridere. Io ho riso dall'inizio alla fine proprio per le battute tra Duncan e la nonna, esilaranti, meravigliose. La nonna Brigitte è un personaggio che non potete non amare, assolutamente alla follia. È anche una nonnina arzilla ma anche un po' stronzetta diciamolo, insomma sto povero nipote lo butta sempre in mezzo alla mischia senza preoccuparsi minimamente se ci lascerà le penne oppure no. Però è sicuramente la lettura migliore fatta a luglio-agosto.
Veniamo ad altro romanzo letto sempre in quest'estate, di cui sempre c'è la recensione sul canale, avete capito che ho letto poco e ho recensito tutto, che è Il mare senza stelle, libro molto bello, sicuramente lontano dai miei gusti letterari, perché è una scrittura molto difficile, molto lontana da quello che a me piace leggere. È un libro dove i personaggi contano poco e niente, infatti probabilmente il suo difetto maggiore è la poca descrizione dei personaggi, ma quello che conta è l'esperienza emotiva che il lettore fa leggendo questo romanzo. Viene raccontata una storia, no, vengono raccontate una serie di storie che si intrecciano, di cui il lettore avrà molta difficoltà a capirne qualcosa, e vengono raccontate attraverso l'esperienza sensoriale, quindi il gusto, il tatto, l'udito, lo sguardo, la vista, insomma una grande esperienza sensoriale, sicuramente un libro per gli amanti della lettura, perché questo libro è pieno di storie, tantissime storie che si intrecciano, e ogni elemento che il protagonista Zachary va a incontrare racconta a lui e quindi a noi lettori una storia. Quindi anche per esempio quando trova un sudario funebre, su questo sudario impressa una storia che rende appunto partecipe il lettore e Zachary il protagonista. È un libro molto difficile da definire, è un libro appunto che si ama e si odia, o si ama o si odia. C'è una recensione un po' più approfondita sul canale di cui non capirete niente, perché è un libro che lascia il lettore molto interdetto. Si arriva alla fine e si è capito veramente poco, se non alla grande esperienza emotiva si rimane con la consapevolezza di non aver compreso appieno. È sicuramente un libro per gli amanti della lettura, perché racconta di libri, racconta di questo mare senza stelle che appunto accoglie i libri e fa tantissime citazioni, a tantissime citazioni dei libri, dei romanzi, si ha difficoltà a coglierle tutte per la mole che ce ne sono. Comunque, se siete curiosi, sicuramente vi metto giù nell'info box la recensione di questo volume, ma aspettatevi a non capire niente dalla recensione, probabilmente a capire poco anche del libro. È un libro che per essere compreso appieno ha bisogno di 2 o 3 letture, e anche lì ho dubbi che si capisca. Ad ogni modo, veniamo a quello che è l'ultimo libro letto ad agosto, che è con questo titolo orrendo italiano, Tenebre e ghiaccio. È in realtà il primo volume del Grishaverse della Bardugo, e vi pensavate che non avremmo parlato della Bardugo anche oggi. Invece, per i nuovi, sappiate che ogni video praticamente io la devo citare almeno una volta. È il primo libro del Grishaverse, Shadow and Bone, con il titolo originale. È uno dei primi libri scritti della Bardugo, quindi sicuramente qui abbiamo una scrittrice molto più giovane rispetto alla dilogia dei corvi, però già ci sono tutte le basi per la scrittura meravigliosa della Bardugo. Lei è meravigliosa, se non l'avete letto leggetela, perché credo sia un'esperienza che dobbiamo fare tutti per forza nella vita, perché è una scrittrice fantastica, una capacità di creare personaggi come pochi. Qui sicuramente non è appunto a livelli dei libri successivi, ma già si vedono tutte le basi di una grande scrittrice. È sicuramente un libro migliore rispetto a tanti altri volumi di scrittori molto più esperti rispetto a lei quando ha scritto questo volume. In montaggio mi sono resa conto che mi mancava di parlarvi di un libro, che me lo sono scordato, ma c'è una ragione, perché è praticamente il libro più brutto letto quest'anno. Io lo metto qua perché non ce l'ho in cartaceo, perché è stato un prestito e l'ho restituito subito, immediatamente. Si chiama Il sangue nero di Romanov, letto perché insomma mi intrigava la trama, perché secondo appunto la quarta di copertina doveva essere un thriller dove si andava a cercare l'ultimo dei Romanov, in questo caso l'ultimo principe, uomo, ragazzo, maschio dei Romanov, quindi insomma un po' una specie di Anastasia a ruoli invertiti, dove appunto si cercava un principe. Almeno io così me lo aspettavo. Gli ho dato una stellina. Veramente il libro più brutto letto quest'anno in assoluto. Innanzitutto vi devo dire, la quarta di copertina è completamente fuorviante, non si cercano assolutamente, non c'è un thriller, non si cercano i Romanov per niente, e se non forse in mezzo capitolo alla fine, ma più che si cercano, insomma il Romanov arriva lì già così,
guarda eccolo, o il presunto Romanov arriva lì così, ecco, ma nessuno l'ha proprio cercato, e è un libro sulla storia di questa protagonista che è veramente insopportabile. Il problema fondamentale di questo libro sarebbe anche interessante perché racconta praticamente la fine dei Romanov. Sarebbe anche interessante. Il problema, appunto, dicevo, di questo libro è che i protagonisti sono piatti come il mare calmo, sono praticamente descritti per niente e non si comprendono le ragioni per esempio della protagonista, che di base potrebbe essere anche un personaggio interessante. Il problema è che fa cose strane senza motivo, o almeno il lettore non lo sa, e quindi è veramente un libro no. Poi, in conclusione del video, vi dico anche che ho cominciato il volume della Mammut Gold, il volumone tipo questo, mammuzzone da 1000 pagine, dedicato ai romanzi gotici, e ho letto tutto il primo romanzo, chiamiamolo così, il romanzo è molto breve in realtà, del Castello di Otranto, appunto letto in questo periodo, ma non ve ne parlo qui perché voglio farvi iniziare una serie di video sulla letteratura gotica, e ovviamente il Castello di Otranto sarà il primo romanzo di cui vi parlerò. Shakespeare a tinte noir, gotico ovviamente ha molto poco perché è il primo romanzo che apre alla letteratura gotica, e comunque nelle prossime settimane, sicuramente lo sto scrivendo, vi uscirà il video dedicato. Queste sono le mie letture estive. Non ho approfondito nel dettaglio tutte le letture proprio perché ho fatto praticamente le recensioni di quasi tutto, però se siete curiosi di qualcosa in particolare di cui magari appunto non sono entrata nel dettaglio, scrivetemelo lasciandomi un commentino sotto. Ovviamente scrivetemi soprattutto che cosa avete letto voi questo periodo e se quello che avete letto vi è piaciuto. Per questo video, come al solito, lunghissimo, è tutto. Io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!